Rieti, sassi contro il bus dei tifosi del Pistoia Basket. Morto un autista colpito. Una serata di sport si è trasformata in una tragedia. Al termine della partita di Serie A2 tra la Sebastiani Rieti e il Pistoia Basket, il pullman che riportava a casa i tifosi pistoiesi è stato vittima di un'aggressione con una pioggia di sassi e mattoni. Nel corso dell'assalto, avvenuto lungo la superstrada Rieti-Terni all'altezza dello svincolo di Contigliano, un masso ha sfondato il parabrezza e ha colpito a morte uno degli autisti seduto accanto al conducente. I tentativi di rianimazione sul posto sono risultati vani. L'uomo è deceduto poco dopo l'impatto. I contorni della vicenda restano ancora da ricostruire con precisione. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, il pullman era stato scortato dalla polizia al termine della partita, ma poco dopo la scorta è stata costretta a interrompersi e il mezzo è rimasto vulnerabile all'attacco. Testimoni e immagini circolate sui social mostrano il parabrezza crivellato e il soffitto interno sporco di vetro, segni eloquenti di una sassaiola violenta e mirata che avrebbe avuto il carattere di un vero e proprio agguato. Le autorità hanno avviato le indagini per risalire agli autori e al loro movente, con le prime audizioni di tifosi presenti sul mezzo e nelle vicinanze. La vittima è stata identificata dalla stampa locale come Raffaele Marianella, un uomo di circa 65 anni, residente in provincia di Firenze e vicino al pensionamento. La notizia ha aggiunto un ulteriore tratto di drammaticità alla vicenda, trasformando il caso da episodio di cronaca sportiva a tragedia personale che ha scosso la comunità dei tifosi e i cittadini delle due città coinvolte. Familiari e colleghi hanno raccontato lo sgomento per un gesto che non avrebbe avuto alcuna giustificazione. Le reazioni istituzionali e sportive sono arrivate rapide e nette. Il sindaco di Rieti ha parlato di atto criminale che lascia la città incredula. Will, il ministro per lo sport, ha definito l'accaduto sconvolgente, chiedendo che venga fatta piena luce nel più breve tempo possibile. Anche le società sportive coinvolte hanno espresso cordoglio e condanna. Pistoia Basket ha manifestato vicinanza alla famiglia e ai tifosi, mentre la Sebastiani Rieti ha definito l'episodio inqualificabile, prendendo le distanze da qualsiasi violenza riconducibile alla tifoseria. Dal punto di vista operativo, l'episodio solleva interrogativi stringenti sulle modalità di gestione delle trasferte e della sicurezza. Com'è possibile che un pullman scortato venga poi esposto a un attacco così grave? Quali garanzie sono effettivamente previste per il rientro dei tifosi ospiti? E quali procedure erano state concordate tra società, forze dell'ordine e gestori dei servizi di trasporto per quell'evento? Le prime ipotesi investigative indicano la presenza lungo il percorso di persone appostate pronte a lanciare proiettili contundenti, ma è ancora da chiarire se si sia trattato di un'azione improvvisata o di un'operazione premeditata con complicità organizzative sul territorio. L'immagine comune dello sport, campo, tifo, rivalità che restano entro confini di regole e rispetto, viene qui incrinata. Non si parla semplicemente di cori di scherno o di contatti violenti sugli spalti, ma di un episodio che ha colpito persone estranee alla disputa agonistica, i cui ruoli erano puramente logistici e di servizio. Questo dettaglio rende la vicenda ancora più grave. La vittima non era un protagonista sul parquet, bensì un lavoratore che svolgeva il suo mestiere, un autista impegnato a riportare a casa sostenitori dopo una partita. La collettività del basket e lo sport in generale si trova ora a riflettere su come arginare i confini del tifo degenerato e su quali interventi concreti introdurre per impedire il ripetersi di episodi simili. Sul piano giudiziario, le indagini sono in corso e la procura ha disposto accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità. La presenza di telecamere nella zona, le tracce sul veicolo e le testimonianze dei presenti saranno elementi chiave per identificare i responsabili. Fonti investigative hanno già segnalato che sono in corso verifiche su gruppi di persone riprese nelle fasi successive all'aggressione e su eventuali contatti con ambienti ultraslocali. Al momento non si registrano conferme ufficiali su fermi estesi o su un numero definito di indagati, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista. La tragedia lascia aperte anche questioni di ordine etico e sociale. Quale ruolo hanno le responsabilità collettive delle tifoserie, delle società sportive e delle istituzioni locali nella prevenzione della violenza?
In che modo educazione al tifo e controlli capillari possono essere resi più efficaci senza trasformare ogni trasferta in un'operazione militare? E ancora, come sostenere le vittime e le loro famiglie e come restituire fiducia a chi viaggia per seguire la propria squadra? Le risposte non sono semplici, ma il caso di Rieti impone una riflessione urgente che coinvolge l'intero sistema sportivo italiano. Nei prossimi giorni l'evoluzione delle indagini e gli eventuali provvedimenti giudiziari chiariranno molte delle domande aperte. Intanto, la cronaca ha già messo in luce una ferita difficile da rimarginare. Non si tratta solo di una vittima in più nelle statistiche della violenza, ma della perdita di una vita qualunque, che torna a casa da una giornata di lavoro come tante e che non torna più. Il mondo del basket, dai club alle leghe alle forze dell'ordine, dovrà misurarsi con questa realtà e adottare misure che impediscano in futuro che la passione sportiva si trasformi in tragedia.